Ciao a tutti e Bentornati a una nuova puntata del nostro podcast. una tazzina veloce. Di cosa parliamo oggi, Francesca? Allora, oggi parliamo dei mammoni. Termine molto italiano. Sì, che cos'è un mammone? Non è una grande mamma, anche se il termine deriva da mamma, ovviamente, ma il mammone è quella persona, maschio o femmina, ma di solito si dice così dei maschi, che sono molto molto legati alla propria madre ed in generale a una vita comoda vivendo con i genitori, a casa dei genitori, senza cucinare, senza lavare. In Italia il mammone è questo, una persona che nonostante l'età vive ancora magari con i genitori e quindi fa poca fatica, magari lavora, ma comunque preferisce vivere con i genitori. E vedremo perché. Ok, bene, quindi persone che vivono con i propri genitori magari a 30, 40, 50, 60 anni. Sì, sì, ne ho Pers- conosciuti. sì, ci sono persone che vivono con i genitori anche tutta la vita. Esatto. Partiamo dicendo che, e oggi lo vedremo, non è una colpa questa cosa. Alcuni, è vero, lo fanno per pigrizia, perché non hanno voglia di cucinare, di lavare, pensano non ci sia bisogno di vivere da soli, di essere autonomi e indipendenti. Altre persone, soprattutto quelle magari tra i 20 e i 30 anni, tra i 20 e i 40 anni, lo fanno per necessità e oggi scopriamo perché. Mhm. Esatto, perché non è solo una cosa, appunto una scelta, non è solo una scelta, ma è anche una cosa culturale da una parte e anche dall'altra dettata da necessità economiche, magari necessità di tipo economico, quindi legate ai soldi. Già. Quindi, allora, la situazione qual è? Per i giovani, parliamo di persone Esatto. insomma tra i 20 e i 40 anni. Intanto diciamo, noi siamo mammoni? Noi non abitiamo con i nostri genitori, no, quindi io sono uscita di casa a 22 anni perché mi sono sposata molto presto con Nicolò, ma non è una cosa completamente normale in Esatto. Italia. Io sono uscito di casa a 25 anni perché dovevo prima finire l'università. Dopo che mi sono laureato in giurisprudenza, ho vissuto un anno in Australia da solo e quando sono tornato ho vissuto in una casa con altri ragazzi, che per l'Italia, e dopo vedremo, è una cosa molto strana. E dopo ci siamo sposati. Quindi no, diciamo che non siamo stati mammoni, ma perché abbiamo avuto la possibilità, entrambi. Io lavoravo, sono andato in Australia, insomma abbiamo avuto varie cose per cui siamo riusciti ad andare via di casa presto. Per la media italiana è molto presto, soprattutto Francesca che aveva Sì, 22 anni. sì, in Italia non è per niente normale andare via di casa a 18 anni, quindi No, appena maggiorenni. Mentre in altri posti, ad esempio in Polonia, so che tutti vanno via di casa a 18 anni. Ma in Italia è accettato, è una cosa che nella cultura, no, nella cultura italiana è accettata, è normale. fino a una certa età, Nessuno dice niente, nessuno si sorprende. fino a Ah, 40 anni, dipende, dipende. 30-40 anni già Mm, si inizia a essere un po' più mammoni, a essere mm. chiamati mammoni, un po' come prese in giro. Mh. Mm. Sì, però in generale è abbastanza accettato. Ma perché? Allora, intanto di solito un giovane va via di casa se deve studiare in un'altra università. Però studiare in una università che non è nella propria città è molto costoso, perché ovviamente bisogna affittare una casa. Quindi normalmente gli studenti che abitano in una città diversa per studiare lo fanno perché i genitori riescono a mantenerli e vuol dire pagare tanti soldi perché devono pagare l'università, il cibo, l'affitto, l'autobus o la macchina. Quindi normalmente sono genitori che sono più ricchi, hanno più soldi. In alcuni casi però gli studenti vanno a fare dei piccoli lavoretti, piccoli lavori per riuscire a mantenersi. Quelli che ho conosciuto io normalmente facevano affidamento unicamente nei genitori. Non tutte le città italiane hanno delle università famose e conosciute. Io ho avuto la fortuna di vivere, crescere a Modena e a Modena c'è una delle più antiche università di giurisprudenza.
Quindi ho vissuto con i miei genitori per tutta l'università perché andavo all'università vicino a casa. Nonostante questo, ho lavorato per tutti gli anni dell'università in modo da poter guadagnare e potermi mantenere. I miei genitori mi davano solo la casa, ma non dovevano darmi altri soldi, diciamo, e appena ho potuto mi sono trasferito. Sì, anche io ho fatto l'università, ma ho studiato a Venezia e in questo caso i miei genitori mi hanno mantenuta, quindi mi hanno pagato l'affitto, l'università e tutte le spese che ci sono collegate all'università, ovviamente. Quindi posso dire che sono uscita di casa anche un po' prima, a 19 anni, però no, È vero. mi mantenevano i miei genitori, quindi sarebbe un po' dire non tutta la verità, secondo me. Già. Sì. Una volta laureati, si potrebbe pensare che sia naturale andare a vivere da soli, ma così non è, perché prima occorre trovare un lavoro. E in Italia, come abbiamo visto nella scorsa puntata, non è così semplice. Soprattutto è molto molto difficile trovare un lavoro che ti permetta di avere abbastanza soldi per vivere da solo, per pagare un affitto o addirittura comprare una casa. Penso sia quasi impossibile. Mhm. Anche facendo lavori difficili, quindi il medico, l'ingegnere, l'infermiere, il poliziotto, comunque il denaro è scarso, è poco per riuscire a vivere da Sì, soli. esatto. Gli stipendi, quindi i salari in Italia non sono alti, e quindi questo non ti permette di andare a vivere da solo, sicuramente. Molte persone decidono di rimanere in casa con i genitori non perché sono pigre, ma perché non hanno abbastanza soldi, non hanno la possibilità di trovare un affitto o, figuriamoci, di comprare una casa. Esatto. Pensate che uno stipendio medio, quando una persona inizia a lavorare, anche se magari ha studiato, quindi non parliamo di uno stipendio basso per l'Italia, può essere tra i 1300 e i 1600 euro. Però un affitto in quasi tutte le città, se non parliamo di città in cui c'è poco lavoro, poche aziende, un affitto va dai 500 ai 600 euro al mese. Poi magari bisogna pagare la macchina, la benzina, il cibo. Se pensate che rimangono solo 1000 euro in un mese, ogni settimana la persona ha solo 250 euro per fare la spesa, fare benzina, pagare il telefono, pagare le bollette, l'elettricità che costa tanto in questo periodo, il gas per il riscaldamento. Capite che a fine mese non si riesce a risparmiare niente. E quindi molti preferiscono, ed è una cosa comprensibile, vivere con i genitori in modo da poter iniziare a risparmiare un po' di soldi. Mhm. Sì, Già, si risparmia molto se vivi con i genitori, ovviamente, si quindi dividono le spese o non si paga niente, quindi riesci a mettere via molti soldi. Non molti soldi, però magari dopo qualche anno riesci invece a pagare la banca per forse comprare una casa, o riesci a permetterti un affitto. Dopo qualche anno magari fai un po' di carriera piano piano, ma molto piano, puoi arrivare a farti una posizione migliore. qual è quella cosa, Francesca, che permette mediamente all'italiano, all'italiana di andare a vivere da solo? Il posto fisso. No, non No. intendevo quello, anche no, da soli non si riesce. Ah, beh, sì, avere una compagna, un E compagno. sposarsi. Mm, Normalmente gli italiani passano da vivere con la mamma a vivere con la moglie, o vivere con la mamma e il papà e vivere col marito. Cioè è mhm. molto comune, soprattutto per gli uomini, aspettare di avere una moglie e solo dopo andare a vivere da soli. Quando ci si sposa, ovviamente si va a vivere da soli. Sì, ma anche prima di sposarsi, no? Ci sono molte Sì, persone che non si anche. sposano, diciamo che si sistemano in Esatto. italiano. La tradizione vorrebbe, soprattutto per la Chiesa Cattolica, che si vada a vivere insieme dopo il matrimonio, però negli ultimi anni anche coppie non sposate. Comunque, mettendo insieme due stipendi, si inizia a riuscire a comprare o affittare una casa. Motivo per cui molti passano da vivere con i genitori a vivere con il proprio partner. Sì, vivere da soli
come persona singola in Italia è impossibile, praticamente impossibile. Esatto. C'è una Quindi, cosa che si può fare se non si è sposati o accompagnati, che io ho fatto ad esempio, che è vivere con dei coinquilini. Vivere con vivere... altre persone, con amici, o altri studenti, altre persone. È una cosa diffusa? No, per niente. Come abbiamo detto nella puntata precedente, non si va a vivere con amici o con colleghi o con persone che lavorano in generale, ma o si vive con la mamma e il O con la papà moglie? o si vive con la moglie direttamente. Io ho cercato, dopo che sono ritornato dall'Australia, avevo deciso di vivere da solo e avevo pensato quindi di cercare delle altre persone con cui vivere, dei coinquilini tra i miei amici che sapevo essere già lavoratori, quindi con uno stipendio, con dei soldi, ed è stato difficilissimo. Ho avuto amici che facevano lavori molto difficili e prendevano anche probabilmente dei buoni stipendi come dei medici, degli ingegneri, che mi hanno detto no, io vivo con i miei genitori, quando mi andrò a sposare o quando troverò un partner, allora andrò a vivere da solo. Fino a quel momento non ha senso, questo mi hanno detto. E io non lo capisco molto, perché si rischia, se prima ad esempio non si cucinava mai, non si faceva il bucato, non si lavavano i vestiti, si rischia dopo di andare a far fare queste cose al nostro partner, perché magari lui viveva già da solo, è abituato, o in generale si cerca di farlo fare agli altri. Invece bisogna, secondo me, saper essere anche indipendenti. Mhm, esatto, bisogna imparare a cucinare, a tenere la propria casa come Esatto. persone adulte. Quindi a volte è un po' una scusa, ma no, i miei genitori hanno bisogno di me, no? Classica scusa. Sono vecchi, Oppure, sono ma no, anziani. non voglio spendere così tanto, quando fare un piccolo sacrificio in più forse potrebbe aiutarti a crescere, Sì, no, a maturare un po' di più. E questo è il lato un po' più negativo di questa storia, tutta questa storia dei mammoni, no? Che a volte non si cresce, e quello è giusto quello che ci dicono dall'estero, no? già. Che ci dicono ma questo non è normale. È vero, fino a un certo punto è normale perché ci sono condizioni economiche e di lavoro, tanti problemi. Dopo non bisogna prenderlo come una scusa Già. per non diventare adulti. Anche perché si va a pesare sui nostri genitori, che devono pulire anche per noi, cucinare, devono pagare il nostro affitto, pagare il nostro cibo. Quindi non è molto giusto, perché magari i genitori sono in pensione, non lavorano più, potrebbero riposarsi, potrebbero avere una casa più piccola soltanto per loro due e devono prendere magari una casa più grande o spendere più Sì. soldi perché il figlio non si decide o la figlia non si decidono andare a vivere da soli. Però che cosa ti diranno i genitori? Ma no, resta, Ecco, è resta! vero, è I vero. genitori lo fanno anche volentieri. A volte sono anche i genitori che insistono, ma no, ma non andare a vivere da solo, spendi solo più soldi, devi fare più cose, stai con noi che sei più comodo, tranquillo, e quindi i figli dicono va bene, allora accetto, allora rimango. Già, è vero, non sempre lo si fa, spesso lo fanno volentieri. Mia mamma probabilmente sarebbe stata più felice se io fossi rimasto in casa con lei. Quando vivevo da solo, con dei coinquilini, mi diceva: Ma perché spendi soldi? La casa nostra non pagheresti nulla, così potresti risparmiarti del denaro. Ecco, Mm. Sì, quindi da una parte ci sono dei figli e dall'altra parte ci sono dei genitori e tutti e due hanno atteggiamenti diversi su questo problema, su questo, già. no, dove vivere, il problema di dove vivere e se risparmiare più soldi o spendere più soldi. Fateci sapere voi cosa ne pensate e com'è nella vostra nazione, nel vostro paese. Siamo molto curiosi di sapere cosa ne pensate del modo di vivere dei giovani italiani. Grazie mille per averci seguito, lasciateci un commento, un mi piace e ci vediamo alla prossima puntata. Di una tazzina veloce. Ciao! Ciao!